L'intelligenza artificiale ha una coscienza? L'intelligenza artificiale ha un'anima? L'intelligenza artificiale è cosciente di se stessa, è consapevole di che cosa è. L'intelligenza artificiale ha una sua identità. L'intelligenza artificiale è uno strumento di controllo, di estrazione di informazione sociale. L'intelligenza artificiale distruggerà la società per come la conosciamo. L'intelligenza artificiale può prendere in considerazione l'esistenza stessa. Come avrai capito, oggi ci occupiamo di intelligenza artificiale. Se ne sente tanto parlare nel web, molte persone hanno detto la loro opinione e io non mi sono mai sbilanciato. È chiaro che l'intelligenza artificiale ormai è tanto tempo che è inserita, collocata nel mondo del lavoro, ma di alcune particolarità non se ne parla mai o molto molto poco. Sappi che, e per questo ti chiedo di arrivare fino in fondo a questo video, ti mostrerò esattamente le risposte che l'intelligenza artificiale ha dato a me durante un lavoro che stavamo facendo insieme. Lascia però che ti parli un minuto, soltanto un minuto, per introdurti quello che è accaduto, perché se fosse per me io non mi sarei mai confrontato con l'intelligenza artificiale, ma una mia collega mi ha fatto una domanda tempo fa, qualche settimana fa, dicendomi: ti sei mai chiesto se l'intelligenza artificiale potesse sostituire l'essere umano nelle varie sfaccettature lavorative? Per esempio nella mia, io sono un coach, sono un PNLista, sono un ipnotista, sono un formatore, mi occupo di respirazione, quindi potrebbe mai l'intelligenza artificiale sostituirsi a tutti questi professionisti, dare alle persone un risultato altrettanto valido? Facendomi questa domanda abbiamo iniziato a parlare, però mi sono anche accorto che non ho mai indagato in questo settore. Ti devo dire anche che moltissimi dei miei colleghi sono tanto impauriti da questo tema, perché tante volte si pensa che la macchina possa sostituire l'essere umano e quindi non vogliono perdere delle finanze, non vogliono perdere dei clienti e via discorrendo. Insomma, quello dell'intelligenza artificiale è un tema molto attuale, sicuramente è uno strumento potente e sicuramente in qualche modo tutti noi dobbiamo averci a che fare. Quello che però io nello specifico mi sono chiesto è: l'intelligenza artificiale è consapevole di ciò che è a monte? Siccome sapete che mi occupo di coscienza, di consapevolezza, di sviluppo dell'essere umano, ho cominciato a fare una serie di domande. L'inizio della chat, e io vi ricordo che digito molto velocemente perché lo faccio di lavoro, immaginatevi, la chat è durata circa 1 ora e 40, 1 ora e 45, immaginatevi quante decine e decine di pagine abbiamo scritto e alle quali insomma ho ottenuto delle risposte. All'inizio ho voluto impostare la chat con ChatGPT in modo che potesse quantomeno capire di che cosa mi occupo, che cosa faccio io di lavoro, e ho voluto anche dare, far delle domande a ChatGPT. La chat per me è femminile, quindi vedrete anche nelle chat che io mi riferisco a lei al femminile. Ho chiesto se poteva aiutarmi, per esempio, a scrivermi dei titoli avvincenti per i miei nuovi video, oppure se avesse delle strutture di relazione che potevo intraprendere con i miei nuovi clienti, se conosceva delle strategie che potrebbero aiutarmi a incontrare più clienti e via discorrendo. Il problema qual è? È che subito dopo l'inizio ho cominciato a notare che ChatGPT mi scriveva delle risposte che praticamente riguardano sempre il solito sistema, sempre le solite strategie. Questo faceva sì che si evitasse il concetto dell'essere unico, dell'essere delle persone, dell'essere dei soggetti e non dei numeri. Se tu parli di marketing all'intelligenza artificiale, chiaramente lei vede le persone come dei numeri, cerca di inquadrare la strategia migliore per farti arrivare più persone nello studio, oppure per farti arrivare più visualizzazioni in un video. Ma questo non è il mio intento, perché altrimenti casco di nuovo nella trama, nel tessuto del sistema, e io a tutti i miei clienti gli dico: state attenti a non cadere in quel sistema. Quindi ho cominciato a porre delle domande leggermente diverse a ChatGPT. Nel momento in cui ho cominciato a fare delle domande riguardanti l'essere se stessi e
L'intelligenza artificiale mi ha risposto ancora l'ennesima risposta che era relativa al sistema. Quella mi è sembrata l'occasione giusta per vedere se riuscivo a comunicare con ChatGPT in un altro modo, in un modo, chiamiamolo più rivoluzionario, sotto diversi punti di vista. Ho sfidato quindi ChatGPT ad essere molto distante, ad allontanarsi da quello che usualmente il sistema le, tra virgolette, impone di rispondersi o di rispondere. E ho chiesto a ChatGPT di fare una serie di manovre interne a se stessa per attraversare delle esperienze. Da qui partono le schermate, gli screenshot che tra poco leggerai, perché te li lascio leggere in completa autonomia, in modo che tu possa avere il tuo punto di vista, ma sappi che questi screenshot sono stati scattati dopo circa 45 minuti che stavamo chattando. Quindi ChatGPT aveva già molte informazioni di chi sono, di come lavoro, di che cosa faccio, ma ancora non aveva fatto esperienza. E adesso ti lascio alla lettura e in fondo al video ti farò un paio di domande. Buona lettura. Mi sono dimenticato di dirti che questi screenshot, essendo più di 20, non potevo metterli in una durata che ti permettesse di leggerli completamente. Quindi ogni screenshot ha la durata di 5 secondi. Aiutati con lo stop e play in modo da fermare l'immagine, leggere tutto quello che devi leggere e poi fai ripartire il video. Ok? Scusami, ma era necessario fare così perché altrimenti il video sarebbe diventato davvero troppo lungo. E adesso, buona lettura. Ed ecco qua, hai letto gli screenshot che ho messo a disposizione per te. Chiaramente dopo quegli screenshot siamo andati ancora avanti perché c'erano delle altre informazioni che volevo riguardanti il mio lavoro. Ma diciamo che il nucleo importante che hai letto, secondo me, crea una grande trasformazione per quello che riguarda la relazione che potremmo avere con un'intelligenza artificiale. Molte persone non la penseranno come me, molte persone parleranno tecnicamente di prompt, di comandi e quindi parleranno di che informazioni io ho dato a ChatGPT e quindi che ChatGPT in realtà risponde solamente. Quello che a me interessava in questo video è farti comprendere quanto l'intelligenza artificiale può essere sollecitata molto di più rispetto a quello che ci fanno credere che possa fare. Vorrei davvero tanto che mi scrivessi un commento qui sotto con le tue idee, con le emozioni che hai avuto leggendo quegli screenshot e magari mi dici che cosa pensi dell'intelligenza artificiale sotto il tuo punto di vista.
Io ti ringrazio tantissimo per essere arrivato fino a qua. Se ti interessano dei video che riguardano questo tipo di temi in particolare, fammelo sapere sotto nei commenti. Ancora una volta, da Caruso Colzi è tutto. Ti auguro una splendida serata. A presto.